sempre andare dove vuole lei, e un pochino lo fa. Ragazzi, siamo qui con la Perla Nera e il suo proprietario. Ciao. Cristian, proprietario di questa fantastica Uno Turbo serie restyling Della prima serie. Esatto. Presidente del club Scuderia Mitica 8090 e almeno così, giusto per facciamo la conoscenza per questi e altri video dove presenteremo altre macchine dei nostri soci che il nostro carissimo amico Giuseppe proverà e potrà darci un feedback di come è guidare una macchina sportiva degli 80-90. Soprattutto non essendo, diciamo, inquinato, tra virgolette, da guide di auto di questo tipo, perché ormai siamo abituati ad auto più moderne, quindi possiamo essere oggettivi, ma soprattutto, ragazzi, guardate lo stato di conservazione di questa macchina. Potevamo non partire con un'auto come questa, la Uno Turbo. Adesso partiamo subito col test drive, abbiamo fatto questa chiacchierata fuori per capire un po' che questo nostro personaggio d'onore oggi ci fa piacere che ci presta questa fantastica macchina, quindi grazie ancora. Ma figurati, è un piacere, un onore soprattutto per me poter essere utile per questa cosa che abbiamo cercato di realizzare facendo ritrovare un po' auto sportive degli anni 80-90 e soprattutto le emozioni che possono trasmettere queste auto ancora oggi a tutti noi, quelli un po' più vecchi e anche quelli un po' più giovani. Quindi adesso ti invito a provarla e sentire un po' come sono le tue impressioni guidando questa macchina qua. Poi avremo altre occasioni per provare altre macchine in configurazione originale e altre auto sportive tipo Delta, Escort Cosworth, eccetera, eccetera. Però a oggi proviamo la mia macchina personale, la Perla Nera, la mia macchina personale che è con me da 20 anni. È un onore fartela guidare e farti sentire, a te che non hai mai avuto una macchina del genere, quali possono essere le tue impressioni avendola tra le mani. Quindi ti invito ad andare a provarla. Accendiamola. Ragazzi, se siete deboli di cuore, togliete questo video, non fa per voi. Allora, le sensazioni, come ti dicevo prima, a telecamere spente, prima ancora di una macchina, le senti proprio sotto i pedali, con il volante, con il cambio, no? Hanno tutte delle sensazioni molto diverse da un'auto moderna, molto più filtrata sotto tanti punti di vista. No idroguida, no airbag. Stavo proprio per dire, no idroguida, si sente. No niente, quindi qua abbiamo, e va bene che ci sono dei copertoni che non sono larghi di sezione, quindi era già costruita apposta per questo. No, allora, a parte che questo volante è fantastico, ha un feeling molto molto bello. Certo, se devi fare le manovre da fermo non è proprio il massimo. Vai pure. Però ci piace così, sono auto maschie. Sì, qua devi veramente usare i muscoli. Sì, finisci una sessione di guida in pista, probabilmente esci con due braccia belle grosse. No, ti devo dire che in pista non è, diciamo nelle birillate, se per caso fai delle gare in salita, e io che avevo il gruppo A che usavo per le gare in salita avevo l'idroguida apposta per quello, ma su strada né su pista avverti una cosa faticosa, diciamo che lo avverti di più nelle manovre. Mamma mia, a pelo di gas. Stavo salendo piano piano, ma la turbina entra subito. Ci va un filo di gas qua. Mamma mia. È una sensazione molto bella questa macchina perché ha tutti quei sapori retro, quindi quegli scricchioli, quelle sensazioni che senti al volante sulla strada. Tra l'altro l'assetto è molto sportivo, si sente che è ben serrato per una guida proprio cattiva. È stato fatto un assetto dedicato, essendo che ho diverse esperienze su questa macchina, un assetto sia a livello di stabilità, barre, di torsione eccetera, apposta perché la macchina stia per strada. Perché, come ti dicevo a telecamere spente, quello che piace a me è guidarla qua, sul misto, perché guidarla sul dritto potremmo raccontarci mille cose, ma una macchina la provi e la guidi su una sensazione, su una strada di montagna, lì dove magari le Uno Turbo vengono detto che no, non tengono, qua vedi la differenza. Ripeto, tu non hai magari l'esperienza o per poterla portare al 100%, ma è una macchina che qua ti fa divertire veramente tanto. Quello sicuramente. È bello perché sembra darti confidenza, eppure non ti ho fermato perché stai parlando, ma ci sono momenti dove, quando sta caricando la turbina intorno ai 3000, poco più,
che entra dentro ed è veramente brutale, ti viene proprio la sensazione, l'istinto di sopravvivenza di mettere 2 mani sul volante, perché è veramente brutale come ingresso. Sì, il motore spinge forte, è sempre pieno. Mamma mia, è vietato tirare la seconda al massimo, perché adesso inizia poi a sgommare con queste strade brutte, diciamo scivolose. che le strade non consentono proprio l'ottimale. Guarda quando entra, ma a pelo di gas ti viene a togliere il piede, perché va... Che roba. Come riconosciamo una 1 turbo da una 1 normale? A parte le varie scritte 1 turbo un po' ovunque, abbiamo dei particolari, esatto, come dicevamo prima del video, che sono ad esempio negli interni la moquette rossa, le cinture rosse. Per questo modello qua. Poi abbiamo gli interni che sono particolari per la versione Turbo IE. Vi faccio vedere gli interni così capiamo di che cosa parliamo. Sì, esatto. Questo è un restyling della prima serie, quindi ha questo interno classico che è un interno Missoni, mentre per quello che è la prima serie, che è stata costruita dal 1985, ha gli interni neri e rossi. Sempre la moquette rossa. Diciamo quello, abbiamo di aggiornamenti. Un motore comunque elaborato gruppo A. Sì, esatto, quindi configurazione gruppo A. Già un'elaborazione interessante, non da tutti i giorni. Oltre quello abbiamo appunto una configurazione non ancora definitiva a 1.2 bar. Sì, esatto. Che comunque tanto di cappello, che potrebbe arrivare, come dicevamo, a 1.6. Sì, sicuramente col turbo montato adesso potrebbe arrivare tranquillamente a 1.6 di pressione, però il discorso andrà fatto quando abbiamo un autobloccante che ci permette di poter sfruttare, perché attualmente, come vedi, la macchina è già, mamma mia, gira da sola, è già ingestibile così. Provo un po' i freni, scusa, perché sì, almeno so cosa aspettarmi. Anche l'impianto frenante è stato rivisto, quindi è un impianto frenante sì, mi piace adeguato. Perché è abbastanza modulabile, nel senso non è uno di quei freni che appena sfiori ti inchioda subito e non riesci a gestire. È bello pastoso come impianto frenante. Guarda che ragazzi, comunque più la guidi, più si fa conoscere e più ti viene voglia di guidarla. Come vedi è una macchina molto sincera. Esatto, come dicevamo prima, io anche da sedile passeggero comunque, diciamo, ha quelle piccole magari sbavature che però senti dove ti sta portando. D'altronde è una Fiat Uno, ricordiamoci bene che stiamo parlando di una macchina che è stata la nave scuola di moltissimi piloti, però il telaio è quello di una 1, quindi una macchina con cui devi prenderci prima confidenza, deve essere una macchina con cui hai a che fare, a quel punto lì la puoi portare anche al 100%. Sì. Rispetto magari a una Renault che aveva un telaio molto più rigido, molto più basso, e come tenuta di strada era sicuramente meglio. Subito ti dava una sensazione di sicurezza. La 1 devi conoscerla, però ti permette di fare tante cose perché è un telaio molto comunicativo. Sì, la cosa bellissima di cui parlavamo sempre è il quadrante. Sì. Una cosa che molti ti invidiano, ma è fantastico perché riesco a vedere tutto quello che mi serve, la temperatura dell'acqua, la temperatura dell'olio, il bar, la pressione in bar del turbo. Quando supera i 3.2 e 3.3 il motore inizia a spingere. Mamma mia, ma veramente bestiale. È quello che dicevamo prima, una lavorazione di un motore che non è solo turbina, ma tutto quello che è il motore in se stesso. Quindi abbiamo un motore che spinge forte fino a 7.000 giri. Da 3.000 a 7.000 ti dà la spinta. Non mi permetto di avere la presunzione di spingerlo fino a quel punto perché non ce la faccio. Come ripeto, è una macchina che va presa, poi ripeto, l'asfalto è quello che è, ma è una macchina che va un attimino conosciuta. Sì, qua è proprio umido poi. Questa è la parte un po' più umida della strada. Di solito i test drive sulle 1 turbo li fanno sul dritto, noi invece siamo al contrario, d'inverno sul misto. Esatto. No, è bellissima, una strada bellissima, una macchina bellissima. Sicuramente, ragazzi, questa non è una macchina che posso dirvi come tante altre moderne, se volete la potete usare tutti i giorni, cioè si può fare perché non è che l'abbiamo sempre fatto assolutamente, sì, bravissimo. Ma adesso c'è questa moda di avere la comodità sulla macchina che sia comoda, che vada forte, però
questa è un'auto che se volete prenderla è perché la volete guidare, perché è bella da guidare, è bella le sensazioni, il profumo della benzina, dallo scarico, il suono, gli scricchiolii, il feeling che ti dà il cambio, il volante preciso, i pedali, cioè sono tante emozioni che non si vivono più su auto moderne. Ma le auto moderne sono tanto filtrate perché devono essere comode, devono essere auto sicure, devono essere auto che hanno dei parametri, inquinamento eccetera eccetera, diverso da un'auto così. È brutale quando attacca un attimino, sembra andare dove vuole lei, e un pochino lo fa. Mamma mia, conoscere sta strada non voglio immaginare il divertimento. Conoscere la macchina e la strada qua deve essere veramente... Ma ragazzi, spesso il nostro buon amico Christian organizza dei bei raduni qua al... Sì, facciamo sia la Serra di Ivrea che nella parte dell'Astigiano, nella parte della Val d'Aosta, dove ci sono strade con curve, è il nostro pane. Perché è bello possedere una macchina sportiva degli 80-90, ma è bello vivere un'automobile. Come tutti quelli che hanno le macchine sportive oggigiorno, che magari hanno la macchina appunto Abarth, la 500 Abarth, ma è bello non tenerla sotto una teca di cristallo, ma usarla. Mamma mia, qui ragazzi si usano due mani sul volante, non sono quelle macchine... È vietato la guida per andare a passeggio, qua bisogna usare due mani e molta attenzione. Sì. Molta attenzione. Sì, ed è bello perché impari, è un'auto che ti insegna. Qui devi dare il giusto rispetto al mezzo che stai usando. Il rispetto, bravissimo, la parola giusta è rispettare il mezzo. Se tu lo rispetti ti diverti, se sei supponente, se sei... La prendi troppo sotto gamba c'è il rischio di farsi male. Non sottovalutarla. Sì. Ricordiamo che parliamo di una macchina che pesa circa 820 kg e di protezione e sicurezza ne ha poca, perché comunque è una macchina costruita per andare forte, quindi hanno limato tutto quello che c'era da limare di peso. E abbiamo circa 200 cavalli su 820 kg. Capite voi stessi che cosa... Cavalli a oggigiorno non sappiamo effettivamente quelli che sono, nel senso che quando uno parla di cavalli è giusto che poi ci sia tutto un discorso dietro, però diciamo nella configurazione in cui questa macchina può girare può tranquillamente anche passare i 200 cavalli, dai 190 a oltre i 200. Una 1 turbo la riconosciamo dal paraurti anteriore che bellissimo, ci dà l'opportunità di avere il radiatore olio, l'intercooler con raffreddamento, quindi questa griglia qua con i fendi-nebbia è solo per la 1 turbo e la 1 turbo diesel, e le altre 1 non ce l'avevano. Poi vabbè, parliamo dei cerchi, che in questo caso dicevamo sono quelli del 130... Ritmo 130 Abarth seconda serie. Ma quanto sono da 14? Quanto sono belli? Sono da 14 questi cerchi qua. Sono bellissimi. E originalmente monta i cerchi da 13, io ho fatto un upgrade e quindi ho montato quelli da 14 omologati con questa serie di cerchi che secondo me sono la morte sua per il modello, nel senso che richiamano molto l'originalità dell'automobile in questione. E abbiamo dei cerchi da 14 perché qua sotto, ragazzi, c'è qualcosa di interessante, ma non ve lo diciamo adesso, ve lo diciamo dopo, seduti alla guida in macchina, così chiacchieriamo un attimino. Al di là del cavalli, del parlare dei cavalli, è la configurazione e la sensazione che ti dà adesso a oggi questa macchina qua. Occhio a quella curva lì che è brutta. Grazie. Sì, va a chiudere. Sì, esatto. E se non passa nessuno dall'altro lato va bene. Ci sono 2 o 3 punti in cui bisogna fare attenzione su questa strada. Ultimo particolare importante, non da poco, è il portellone qua in fondo, perché lui è tutto in vetro resina. E questo è solo per la Fiat Uno Turbo. Sì, un'auto che è anche base, quindi con i suoi 105 cavalli di serie, direi che fa la sua porca figura. Ricordiamo che nasce in un'epoca dove non era necessario avere tantissimi cavalli. Un'auto per essere divertente può avere qualsiasi cavalleria praticamente. Esatto, quello che dico, continuo a sostenere a oggi, che i cavalli dipende dove sono messi, a che giri, come vengono erogati. Ricordiamo che qua avevamo 105-120 cavalli, all'epoca un 130 cavalli era una macchina, veramente una cavalleria importante, che però ti faceva divertire, ti dava un'emozione. C'è un detto famoso che non è mio, che dice: se vuoi andare forte prendi il Ferrari, se sai andare forte prendi qualsiasi auto. Esatto.
Ragazzi, il test drive è finito, vi lascio adesso con la parte della pagella. Mi raccomando, iscrivetevi alla pagina Facebook del nostro amico Christian, vi lascio il link in descrizione. Grazie mille, gentilissimo. È una pagina fantastica dove troviamo mezzi, ragazzi, veramente fantastici, che hanno fatto la storia, che nel corso del tempo si sono create una reputazione tale da diventare delle icone, e un motivo ci sarà. Quindi andatelo a vedere, perché sono tantissime belle macchine, è un bellissimo gruppo e probabilmente spesso troveremo degli altri amici del gruppo qui sul nostro canale. Godetevi la pagella. Ciao, Pit Stop Italia numero 1.